tutti e benvenuti nel mio spazio YouTube Appunti di un Whipmaker. Oggi vi voglio parlare invece della piombatura di una frusta. Cos'è la piombatura di una frusta? Allora, solitamente le fruste con un manico rigido non sono piombate, in quanto già lo stesso manico contribuisce a dare una spinta e una leva maggiore alla frusta, per produrre lo schiocco, per produrre determinati movimenti, comunque per dare una risposta alla frusta. Ci sono però dei modelli in cui è necessario intervenire piombando il corpo interno della frusta, quali ad esempio la Snake Whip o la Signal Whip, cioè sono fruste prive di manico, per cui in questo caso la piombatura incrementa il peso della frusta e in qualche modo fa quello che il manico di una frusta generalmente imprime al movimento della frusta, quindi va a compensare l'assenza del manico incrementando il peso. I miei metodi di piombatura si sono sviluppati negli anni. Come in tutte le cose, col tempo, con l'esperienza, si acquisisce sempre di più non solo una maggiore consapevolezza del proprio lavoro, ma si tende a fondere determinate culture. Quindi ad oggi io piombo le mie fruste utilizzando come primo elemento un cavo di paracord. Questo cavo verrà riempito da piccole sferette di piombo e poi successivamente ci sarà la solita costruzione della frusta, quindi ci sarà un cuore di pelle che andrà a inglobare questo cavo, un ulteriore cuore di pelle che ingloberà lo strato precedente e dopodiché avremo tutta la classica costruzione australiana con intrecci interni, bolster, e quindi questo susseguirsi di intrecci bolster fino ad arrivare all'esterno, che è l'intreccio che noi solitamente vediamo. Questo è l'attuale metodo che ho sviluppato e penso che sia un buon connubio tra il mondo della costruzione delle fruste in nylon, che solitamente sono tutte piombate, e il mondo della costruzione della frusta in pelle. E secondo me questa è una delle cose più belle che possa succedere, cioè quando si hanno diverse ispirazioni e si cerca in qualche modo di fonderle assieme, creando e dando un valore aggiunto. Seguitemi, ciao! Allora, procediamo con la piombatura. Paracord, tappo Bic e cominciamo. Inserisco in questa sorta di imbuto tutta una serie di pallini e con questo piccolo affare, è una barra cilindrica, spingerò i pallini all'interno del cuore, proprio in questo modo. Il tappo fungerà da imbuto e in questo modo vado ad inserirli all'interno del cuore. Una volta inseriti una decina di sferette di piombo, provvederò a spingerle fino a quella che sarà la parte iniziale della frusta, dove verrà successivamente costruito il pomello. Come vedete, in questo caso ho già riempito una prima parte del cuore di questa Signal, che è costituito in paracord, e andremo avanti così. Paracord, tappo, sfere, ogni tanto ne perdi qualcuna, ma prima o poi le ripeschi, spingi e tiri. Vedete? Sta crescendo la piombatura. Eccoci qua. Allora, come vedete abbiamo già piombato tutto quello che sarà il primo nucleo della frusta. In questo caso sarà proprio una Signal Whip. Potete vedere bene, questa è la sezione piombata e questa è la sezione vuota. Il prossimo step sarà quello di aggiungere questo ulteriore cavo che andrà a rivestire la prima parte del cuore della frusta. In questo modo noi cominceremo a creare quello che viene chiamato tapered, cioè
l'affusolamento del cuore della frusta e poco per volta creeremo la forma rastremata della frusta. Fusa la parte finale del paracord e fissata su questo ago da guida, noi andremo ad irrobustire la parte iniziale del cuore di questa frusta, della parte proprio piombata. Come dicevo prima, solitamente le fruste che necessitano una piombatura sono tutte quelle fruste prive di manico, che sia una Signal, che sia una Snake, che sia una Dragon Tail o altri modelli. Questo secondo strato che io ho aggiunto contribuirà a creare una prima forma rastremata del cuore. E inoltre aumenterà il peso nella parte principale della frusta ed il diametro. L'ultimo step sarà molto importante perché noi dovremo chiudere e bloccare fermamente tutta la sequenza dei pallini inseriti all'interno del cuore. Questo lo otteniamo con questo filo, ha un nome, si chiama tendine artificiale. Quindi foriamo con questo ago il paracord e creiamo proprio un nodo di chiusura in questo modo. Questo nodo di chiusura impedirà il movimento delle sfere di piombo. Un'ulteriore ragione che mi ha spinto ad usare il paracord come primo nucleo per una sezione piombata è proprio quella di aver notato che col tempo, se noi utilizzassimo un cuore di pelle e lo riempissimo di pallini di piombo, col tempo questi potrebbero fuoriuscire dal cuore. Invece in questo modo, inserendo le sfere di piombo all'interno del paracord, le stesse rimarranno chiuse per sempre e non subiranno nessun tipo di alterazione. Ecco, il cuore della nostra Signal è esattamente terminato. Come vedete abbiamo realizzato tutta una serie di nodi volti a bloccare l'escursione delle sfere di piombo durante il movimento della frusta. Questo è il cuore della nostra Signal, lo strato successivo di paracord. Successivamente vi saranno le vere fasi di costruzione di una frusta in pelle, per cui questo cuore verrà a sua volta ricoperto da un cuore di cuoio vegetale, il quale a sua volta verrà ricoperto da un ulteriore strato di cuoio vegetale, dopodiché avremo la classica costruzione dell'intreccio interno. Un intreccio interno che a sua volta verrà ricoperto da un bolster per poi arrivare all'esterno chiamato overlay. Una piccola panoramica su ciò che abbiamo utilizzato. Allora, abbiamo utilizzato queste sfere di piombo, il nostro tappo Bic molto utile, come vedete funge da imbuto, e infine un piccolo affarino cilindrico, una barra, che non fa altro che spingere le sfere di piombo all'interno. Da Giovanni Celeste è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!